Ciao ragazzi, Bella! siamo di nuovo qua col Monsterino, Ino. il mitico 620 Dark, Dark. Scuro. scuro perché è nero. Eh. E niente, oggi cosa facciamo? Distribuzione. Distribuiamo perché ci ha fatto uno scherzetto perché ha quasi 40.000 km e ci ha saltato un dente della distribuzione. Salvato il motore per culo, ma adesso proviamo di andare... Molto culo. E quindi adesso andremo a fare la distribuzione, come vedete lì, con le due cinghie e i vari tenditori e rullini. Cuscinetti, sì. Poi, essendo che la Vero è fissata con il tripudio di carbonio, Con l'orgasmo di carbonio, ha preso anche i coperchiotti nuovi in carbonio, che vi faremo vedere, tanto mai che smontiamo, vedrete via quelli di plastica e monti questi qua. Esatto, quindi iniziamo? Andiamo all'opera? Via! Vai, sta! Bene. Allora, prima di partire, non l'abbiamo fatto vedere, non lo facciamo vedere, tirate via l'ascella e cercate di mettere in verticale il serbatoio. Se avete poca benzina è meglio, perché sennò ve la butta fuori dal tappo, ok? Bisogna farlo perché sennò non uscite con i carterini, ok? Allora, chiave di 5 e andiamo a smontare le plastiche, i carter. Il ciotolino, Pierino, il ciotolino. Cavolo, il ciotolino metallico. Ce ne dovrebbe essere una anche qua. Noi è spezzato il carterino. Quindi non per niente la Vero li vuole cambiare. Occhio, questa qua è più lunga rispetto alle altre. E uno. E poi ne troviamo una anche qua sotto. E anche questa è lunga. Quindi ricordiamoci che le due che vanno sotto sono più lunghe rispetto alle 4. Tiriamo via anche qui il nostro carterino e abbiamo la distribuzione. E adesso partiamo alla sostituzione. Bene, allora, giunti a questo punto, prima di andare a smontare o allentare, è molto importante riprendere la fase diciamo originale. Abbiamo smontato le due candele, perché se non smontate le candele non riuscite ovviamente a girare, abbiate la compressione dei pistoni. Noi utilizziamo una pinza a punta, poi andiamo nell'ingranaggio dell'albero motore e iniziamo a girarlo. Vedete che si girano? E andiamo a cercare la fase. Adesso vi spiego come la troviamo. Quasi. Sei andato vicino. Parlo. Ci sono? Quello basso sì. Quello alto anche. Allora, noterete sulla puleggia dei vari cilindri, sì, delle teste, una tacca in questa zona, uguale nella parte sopra, c'è una tacca. La tacca va allineata con questa zona qua del carter. Dall'altra parte avete un pallino che va allineato con la tacca. Nell'albero motore avete un pallino che va allineato col carter. Quando siete così avete il punto di fase. Adesso potete andare a allentare la distribuzione. Chiave di 6. Bene, adesso come vedete i tenditori sono andati indietro, abbiamo tutte le pulegge morbide, vedete? E adesso andiamo a tirare via le pulegge, le cinghie. Le cinghie. Guardate come è messo. State attenti quando le rimontate di rimetterle che siano in fase, perché avete visto come avete mollato la cinghia, alcune possono muoversi. Quindi Ok,
sono veramente messe male. Vabbè, dai. Via. Tanto sapevamo di doverle cambiare. Allora, Ducati non ti dà in questo caso il kit o non lo fa. Noi adesso andiamo a cambiare anche i cuscinetti sia del tenditore sia in pratica del galoppino. È molto semplice. Noi adesso lo smontiamo, ve ne facciamo vedere uno. Fallo vedere uno da su e dopo noi li cambiamo, così intanto si rendono conto. Io lo tiro giù per comodità. Vedete che è venuto giù. Sono in camera? Sì. Perfetto. Tiriamo. Un siger. Abbiamo un sigerino. Noi andiamo a tirarlo fuori il sigerino. Dopodiché andiamo a picchiare fuori i cuscinetti. Sono da cambiare. È un martellino? No, però c'ho i due cuscinetti nuovi, fai vedere. Guarda che belli. E poi andiamo a mettere su i due cuscinetti nuovi al posto di questo. Questi qua bisogna picchiarli fuori. Tieni il martello. Però così non sei in camera, adesso lo fai da giù. Sì, vabbè, grazie. Dato che questi qua sono da cambiare, non abbiamo un grosso problema. Gli picchiamo. Vabbè. Se abbiamo una morsa sarebbe meglio, però adesso ci andiamo a mettere su una morsa. Comunque i cuscinetti escono da qua e rimettiamo dentro quegli altri. Quegli altri è bene poi non picchiarli, ma si picchiano nell'anima interna. Poi comunque con un filo di grasso dovrebbero entrare abbastanza facilmente. Fai vedere come si toglie anche l'altro rullino. E questo qua dopo lo facciamo. L'altro andiamo a allentare, è una chiave di 10, la rulliera. Questa qua dovrà fare tribolare anche lei. Ci arrivo da sopra? Sì. Abbiamo anche già la vite di ricambio. Si farà fatica perché c'è caso che ci sia del frenafiletti, Giustamente, per non perderlo mentre che rulla. Dato che è una moto che vibra abbastanza. Comunque allentate la vite e lui viene fuori, non è che ci vuole uno stupido. Giustamente. Disgraziati, guarda se è lunga. Così sono sicuri di non perderla. Venuta? Sì, è venuta, dammi il nuovo che glielo voglio fare vedere. Fai vedere il nuovo. Questo è il nuovo. E adesso puliamo e poi andiamo a rimontare tutto. Vi facciamo vedere come viene. Bene, allora, abbiamo pulito ovviamente dove vanno rimontati i cuscinetti nuovi. Abbiamo messo il frenafiletti nel rullo. Abbiamo rimontato i tenditori. Adesso possiamo tornare su con le cinghie. Quindi rifacciamo ripassare le cinghie, ovviamente prima quella del cilindro sopra, quindi andiamo a prenderci le gole, forse no, andiamo in mezzo. Poi adesso bisogna ritornare sul punto di fase della puleggia perché si stira a spostare così, e a questo punto possiamo tornare su, forse con la cinghia, vedete, si controlla fase, qui siamo in fase, l'albero motore in fase, quindi la cinghia adesso è montata giusta, dopo andremo a tirarla. Bene. Allora, abbiamo montato le cinghie, andiamo a fare il pretensionamento. Pretensionamento come si fa? Ci vorrebbe un macchinino che ha la Ducati che regola, ma purtroppo non ce l'abbiamo ovviamente, quindi adesso abbiamo un trucchetto che abbiamo letto dai forum che da in mezzo al rullo ci deve passare una brugola di 4 ma non deve passarci quella di 5, quindi adesso andiamo a pretensionare, ci diamo una strettina in modo che vediamo se così ci abbiamo preso, quindi la 4 vedete passa agevolmente.
e ci passa anche ora troppo bene la 5. Andiamo a dare ancora una stretta. Riproviamo. La 4 passa, anche la 5, quindi va tirato ancora un po'. Allora. Andiamo a provare. La 4 passa. Sì, è ovvio che è gomma. Se tu tiri, ci fai passare anche la 12. No, deve essere una roba che la 4 passa abbastanza bene e la 5 si impunta, è ovvio. Quindi la 4 passa un po' a fatica. Dai, la 5 non passa. Ok. È logico che se uno tira lì ce la fa A questo passare. punto stringiamo per bene le viti. Comunque poi uno lo sente il tensionamento. Se ha tirato troppo, tirato poco. Insomma, se gli tira o non gli tira. Ok, questa è teoria è finita, ricontrolliamo. La 4 passa abbastanza bene. La 5 no. Stesso lavoro, andiamo a farlo di qua. Quindi allentiamo in modo che sia agile. Andiamo a tirare. Andiamo una strettina e vediamo se passa la 4 e la 4 passa. La 5 passa ancora troppo bene, quindi andiamo a stringere ancora un pelino. Aiutiamo con un cacciavite, semmai, perché qua in mezzo fare leva non è così facile. Ok. Ok, adesso riproviamo. Forse sto giro abbiamo esagerato un po'. Non passa neanche. Allora. Ok, riproviamo. La 4 passa. Anche la 5, no? Siamo andati indietro troppo. Ci vuole della pazienza, ragazzi. Ovviamente quella di sopra è un po' più ghignosa. La 4 ci passa. Ecco che la 5 non passa. Bene. Controlliamo e stringiamo per bene le due brugole. Qui che siamo un po' più scomodi ci aiutiamo con un tubo eventualmente. Ok, distribuzione fatta. Adesso possiamo tornare su con i carterini. Prima mettiamo in moto che guardiamo che tutto funziona. Certo, ovvio, prima si fa una messa in moto, si guarda, si sente. E poi richiudiamo i carterini. Esatto. Ci vediamo dopo che richiudiamo. Bene, abbiamo adesso messo giù il serbatoio, adesso abbiamo messo le candele perché ovviamente vi ricordate che le abbiamo tolte per non avere la compressione. Adesso proviamo a fare la messa in moto. Diamo l'ultima occhiata. Controllate che i tubi non prendano contro la cinghia quando fate la messa in moto, perché sennò... E guardiamo anche di nuovo i punti di fase. Esatto. Vadi! Vai in moto, è incredibile! Sembra girare bene. Bene, può spegnere. Spenga. Sì, direi che è tutto a posto.
Adesso ricontrolliamo la fase e poi mettiamo sui coperchi. Bene, allora abbiamo controllato, vedete, è di nuovo in fase, quindi vuol dire che è tutto perfetto. Possiamo andare a montare i coperchiotti in carbonio. Si parte da quello basso, se ci riusciamo. Tutto sto cavolo di carbonio. I querci. Ce la farò mai. Vuoi il martello? Quasi quasi. Come fanno ad andare su? Boia! I mortacci di loro e la proprietaria che vuole il carbonio. Che cazzo. Oh! Impuntiamo allora. Davanti ci vanno quelle piccole. Se avete dell'idea di mettere del carbonio, non fatelo. La mira. No, così siamo impuntati. Possiamo andare su con quell'altro. Ah, questo ci passa meglio, dai. Almeno uno sembra più facile. Eccoci qua. Sembrerebbe anche questo andare bene. In carbonio sono scomodi, ma almeno sono belli da vedere. Andiamo a montare anche le viti più lunghe. Merda, merda, merda. Ci cade il serbatoio, ma roba da ridere, ragazzi. Oh, lo straccetto. Che esce la broda. Iniziamo prima da quella sotto, quella non mi piaceva. Git Franco? Git, quasi. Questa era un po' lunga, ma va bene. Adesso l'ultima, vediamo se riusciamo a puntarla dritta. Che prima mancava quella. Che c'era un motivo, Io te l'ho presa lunga, però non so se era lungo o corta quella lì. No, il problema è che più è prenderci. E qua rompo un po' le scatole. Tutto sto carbonio. Allora, ce l'abbiamo fatta, sono dritto. Ecco qua, mi raccomando, stringete ma non un'esagerazione, perché tiriamo su del carbonio. Poi dietro c'è della plastica, non è che... Quindi se non volete spezzare il carbonio tirate ma con delusta. Ecco qua, guardate che tutta il bel al lavorir. Adesso giro di test. Bel lavoro. E saluti. Esatto, di precisione. Bene, allora lavoro venuto a regola d'arte. Vedete? Guarda, si spacca col sole. È effetto carbonio ovunque, c'è una roba. Non è effetto. È carbonio, sì, sì. Quindi abbiamo fatto il giro di prova, la moto adesso va che è un orologio svizzero, anche se è italiano. Quindi niente, ragazzi, siamo arrivati ai saluti. Sì. Continuate a seguirci. Accendete il sonaglino, iscrivetevi al canale, seguiteci su Facebook, Instagram. E abbiamo anche il canale Telegram adesso. Telegram. Abbiamo messo che se volete chiederci qualcosa, volete fare due chiacchiere, siamo anche su Telegram. Sì. E niente. E alla prossima. Prossimo video. Bye, 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 bye.